Gentile collega, buongiorno. Mi chiamo Gianluca Garzetti e oggi in questa PIL sono qui per presentarti un prodotto che potrebbe aiutarti nella realtà clinica nella gestione di alcune problematiche parodontali o periimplantari. Prima però permettimi di presentarmi. Io sono un odontoiatra che lavora presso il proprio ambulatorio privato in Brescia. Questo che vedi è il team con il quale collaboro quotidianamente e a fianco della mia realtà clinica collaboro presso l'Università degli Studi di Brescia, dove assisto con l'attività di docenza nei corsi di laurea di igiene dentale e odontoiatria. Presso l'università faccio parte del gruppo di ricerca della professoressa Mensi e ci dedichiamo in questo team allo studio della malattia parodontale e alle sue possibili terapie. Pertanto ci dedichiamo a questa malattia che è una delle più prevalenti nel mondo, caratterizzata da un'infiammazione ospite mediata associata a un biofilm che, raggiunta una data patogenicità, è in grado di determinare una perdita di attacco parodontale. Perdita di attacco che può estrinsecarsi con una delle modalità che vedi qui a fianco, secondo quanto ci mostrano le immagini istologiche pubblicate in questo bel lavoro di Bossard, con una tasca sovraossea o con una tasca infraossea, ad esempio. Come dunque risolvere questo tipo di problematiche? Il professor Graziani, in una bella revisione narrativa della letteratura, qualche anno fa, ha pubblicato questo lavoro intitolato Terapia chirurgica e non chirurgica della parodontite, quante opzioni per una sola malattia. E al di là dei trattamenti chirurgici, per quanto riguarda la terapia non chirurgica, in associazione alla rimozione del biofilm, abbiamo tutta una serie di aggiunte che possono dare una mano a migliorare i risultati della nostra terapia. Si parla ad esempio di antibiotici, topici e sistemici, si parla di antisettici, si parla di probiotici, si parla di laser, di tante aggiunte che, ripeto, possono aiutarci a migliorare i nostri risultati. In particolar modo mi faccio riferimento al Closite. Questo prodotto è un dispositivo medico e pongo particolare attenzione al fatto che sia un dispositivo medico in quanto questo dà la possibilità a un igienista dentale di utilizzarlo in totale autonomia. È un gel xantano a base di clorexidina ed è un prodotto praticamente contenuto in singole confezioni monopaziente. Per quanto riguarda la composizione del Closite, facciamo riferimento a un gel a base di xantano. Lo xantano è un polimero polisaccharidico che, una volta venuto a contatto con le molecole di acqua, è in grado di costruire un reticolo tridimensionale che è in grado di trattenere le sostanze al suo interno ed è in grado di mantenere questa forma plastica per un periodo di 10-15 giorni. Altra componente importante all'interno di questo gel è la clorexidina. La clorexidina la troviamo in una percentuale dello 0,5% nella forma di gluconato e una forma dell'1% di idroclorica. Quest'ultima, in particolar modo, ha un'azione che è più prolungata nel tempo rispetto alla precedente, fornendo dunque una maggiore efficacia del prodotto nell'arco dei giorni successivi alla sua applicazione. Che cosa posso dirti di più in merito a questo prodotto? Qualche informazione in merito all'evidenza scientifica. Ci sono stati pubblicati diversi articoli scientifici. Quello più rappresentativo e potente da un punto di vista della letteratura sicuramente è questo studio randomizzato controllato pubblicato da Paolo Antonio et al. Qualche tempo fa sul Journal of Periodontology. Stiamo parlando infatti di uno studio randomizzato controllato realizzato in Splitmouth che ha coinvolto 4 centri di ricerca. Sono stati studiati 98 pazienti che avevano una forma di parodontite dalla moderata all'avanzata e sono stati in questi pazienti selezionati 2 siti in 2 quadranti opposti della bocca. Che cosa è stato poi fatto? È stata fatta mediante una randomizzazione, una divisione della bocca in 2 parti, quindi in 2 quadranti per parte, e in una parte di bocca è stata effettuata la terapia di scaling e loop planning, mentre invece nell'altra, oltre alla terapia parodontale non chirurgica, è stato applicato anche questo gel a base di clorexidina, questo gel xantano. Ovviamente poi sono stati raccolti del baseline, ma anche a distanza di 3 e 6 mesi, tutta una serie di dati microbiologici e clinici, e quelli che ti presento per motivi di tempo oggi sono alcuni dei risultati clinici. Da questo grafico si può evincere come sia nei pazienti che hanno subito una semplice terapia parodontale non chirurgica, ma anche quelli che hanno subito
l'applicazione del cross-site aggiuntiva, abbiamo avuto una riduzione statisticamente significativa delle profondità di sondaggio e della CAL. Ma in particolar modo il grafico ci evidenzia che il gruppo nel quale è stata effettuata questa applicazione aggiuntiva di Gel Xantano c'è stata una riduzione di entrambe le variabili considerate più significativa. Pertanto, tornando dunque alla clinica e all'ambiente nel quale tutti ci incontriamo a lavorare quotidianamente, ecco un breve video sulle modalità di utilizzo di questo pratico prodotto. Ovviamente il primo aspetto imprescindibile è l'aspetto diagnostico, quindi la mappatura, il sondaggio parodontale, le radiografie, quindi tutta quella documentazione indispensabile per fare diagnosi va raccolta. Successivamente viene impostato un programma terapeutico che prevede la rimozione meccanica del biofilm ed infine, in quei siti che ho selezionato essere deputati al posizionamento del prodotto, vado a posizionare il prodotto in oggetto. Quindi inserisco all'interno della mia tasca parodontale l'ago, lo applico con delicatezza e piano piano estrudo il materiale fino a determinarne un eccesso. Una volta che ho riempito con delicatezza tutto il cosiddetto spazio, definito spazio della tasca, posso occuparmi alla sua rimozione con un semplice brush piuttosto che con un altro strumento che per me potrebbe essere più congeniale. Se vogliamo rivedere poi l'aspetto in maniera più schematica, vi faccio vedere alcune fotografie, quindi abbiamo dopo l'aspetto diagnostico l'applicazione del gel inserendo delicatamente questo ago che è particolarmente sottile, sembra quasi una sonda parodontale e non è neanche appuntito in quanto, oltre al fatto di avere una punta smussa, presenta una fuoriuscita del prodotto laterale, quindi ciò ha valore al fatto che è un prodotto assolutamente atraumatico nella sua applicazione. Dunque, una volta posizionato l'ago in sede, piano piano estrudo il prodotto e al termine della mia estrusione in eccesso vado a rimuovere con un brush il prodotto in eccesso, appunto. Quindi concludendo, quali sono le indicazioni per l'utilizzo di questo prodotto? Io qui ti faccio un breve elenco, ma tuttavia sarai in grado di implementarlo una volta che avrai ottenuto una certa confidenza con questo prodotto. Sicuramente può avere una sua indicazione al termine della terapia parodontale non chirurgica in quei siti che a mio avviso necessitano di un'aggiunta che possa fare veramente la differenza dal punto di vista della guarigione. Posso applicarlo all'interno delle tasche residue, nei pazienti che sono in terapia di mantenimento, posso applicarlo in quei pazienti che presentano delle gengiviti particolarmente importanti con delle pseudotasche che mi consentano di contenere il prodotto. Posso trattare in alcuni casi di mucosite e anche in alcuni casi di pericoronarite, a patto ovviamente che la problematica flogistica e infettiva sia localizzata. Devo sempre ovviamente ricordarmi che essendo un prodotto a base di clorexidina posso somministrarlo solamente in quei pazienti che non presentano allergie e intolleranze ovviamente a carico di questo prodotto. Sono sicuro di esserti stato utile in questa pill per fornirti tutte le indicazioni necessarie per poter iniziare da domani a utilizzare questo prodotto. Ringrazio pertanto la professoressa Mensi e la Gimas per aver contribuito alla realizzazione di questa pill. Per qualsiasi altra informazione ti invito a consultare il sito internet www.gimas.it e ti do appuntamento alla prossima pill.